Vado bene qui? Quando penso di partire per una pescata ho sempre veramente tantissime cose in testa, nel senso dove andare, perché scelgo di andare in quel posto, l'attrezzatura da portare dietro, anche logisticamente dove lasciare il furgone, perché comunque sia è una cosa che, ti dico la verità, mi mette un po' di ansia anche sapendo che comunque affronto sempre posti dove magari il furgone sta lontano, quindi non ce l'ho sotto occhio e magari facendo tanti chilometri so anche che se succede qualcosa al furgone comunque è il mio punto di ritorno, quindi l'esche da portare dietro, cosa mi servirà, cosa non mi servirà, ovviamente non si può portare tutto, cosa voglio veramente insidiare. Un pesce grosso, un pesce piccolo, voglio ricercare il pesce, voglio aspettarlo, quindi sono tante cose che ti portano poi a scegliere anche la tipologia di pastura da portare dietro, la quantità. La vivo veramente a 360 gradi, nel senso che mi calo proprio nella parte, ma perché voglio essere al top quando arrivo lì, posso essere in grado comunque di affrontare il viaggio che avevo in mente di fare. Dalle 7:30 si è girato tutto il lago, veramente devastante. Finalmente si esce però. Opla. Oh, 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 oh. Ok. Mi spinge il fatto di poter essere lì con me stesso e riflettere soprattutto con la mia testa, nel senso non farmi influenzare anche da chi è con me a pescare. Questa è una cosa che ho sempre fatto, infatti per quello pesco tantissimo da solo, perché proprio amo mettere in atto le mie idee, la mia strategia. Succedono anche queste robe qui, tante volte si va a pescare con delle persone dove la persona, se vede che magari fai delle robe, o magari ti copia e quindi inizia comunque a fare delle cose che lui ovviamente non ha mai fatto e non sa perché le sta facendo, ma perché te le vede fare, quindi lui dice provo anch'io a fare così. Io invece se faccio una cosa è perché ho ben in mente il perché la sto facendo, il come cambiare una profondità rispetto a un'altra, perché comunque in quel momento vedo che ci sono delle condizioni climatiche, delle condizioni di cambio di acqua o di colore addirittura dell'acqua, perché magari si può sporcare a causa della pioggia, e quindi vado magari a modificare quello che è il mio stile di pesca, ma non perché me lo voglio inventare, ma perché so quello che sto facendo, no?
quindi magari tante volte può dar fastidio a un'altra persona e ti senti, sai, ti senti un po' osservato, ecco. Invece quando sei da solo, sei lì, te, ti concentri molto di più anche e dai molto più peso a quello che è la vera pesca e non tanto alle distrazioni che ci possono essere. Quindi è una di quelle cose che ci tengo tantissimo io, soprattutto anche perché ho sempre delle alte aspettative nei miei confronti. Perfetto, ci siamo, eh? Quando sono a pesca difficilmente mi sento da solo, anche perché comunque sono lì, so che intorno a me sento gli uccellini, sento comunque il movimento del bosco, quindi non sono da solo. Allora, quando sono a pesca
sicuramente entro in uno stato di tranquillità, di serenità che magari durante i giorni normali non ho. Forse anche a causa magari della mia vita in generale, no? Quindi comunque ho sempre molti pensieri negativi, positivi. Ovviamente quelli negativi sono sempre quelli che un po', diciamo, ci mangiano, no? Sono quelli che ti fanno stare male effettivamente. E quindi questi pensieri qua, quando sono a pesca, praticamente svaniscono. E lì mi sento bene, cioè sto proprio bene con me stesso, mi sento nel posto giusto. Veramente, quando sono lì mi sento un tutt'uno con l'ambiente. Non ho nostalgia, non ho di niente, cioè so che sono lì e davanti a me ho tutto quello che voglio, cioè che voglio realmente, perché alla fine al giorno d'oggi siamo abituati a volere delle cose che effettivamente sono superflue, cioè sono cose che abbiamo anche sempre fatto a meno tante volte, però adesso sembra che non possiamo più fare a meno di queste robe qui. Invece quando sei nell'ambiente giusto, nel posto giusto e tutto intorno a te ha una forma, non hai bisogno di queste robe. Ad esempio, una roba che abbiamo bisogno tutti, i soldi. Quando sono là io non ho bisogno di soldi, non mi interessa, cioè non ci penso neanche. Posso avere 1.000.000 di euro o posso avere 10 centesimi, non mi cambia nulla, sono felice, cioè. E penso che il carp fishing è una roba veramente forte per chi lo vive nel modo giusto, perché poi c'è anche persone che magari lo vivono nel modo sbagliato, no? Ad esempio io non ho mai visto un mondo per andare a sballarmi, un mondo per andare a rovinare me stesso, anzi l'ho sempre visto come un posto dove fare una rinascita, cioè una purifica di me stesso. Pensavo che sicuramente se ci parte qualche pesce in sta zona del lago, visto che siamo comunque in mezzo al lago, potrebbe essere qualcosa di veramente importante. Valutando il fatto che magari i pesci più vecchi hanno vissuto di più il lago, quindi sanno che la zona dove l'acqua rimane sempre un po' più profonda è sul centro lago. Magari i pesci più giovani invece gironzolano più verso le rive del lago. Magari è solo una mia idea, però quando sto fallendo mi sento veramente male, perché comunque so che ci metto veramente tutto me stesso e il vedere che comunque la mia energia, il mio sacrificio, che non è dal momento che sono lì, ma è tutto anche prima, la preparazione, quindi so il tempo che ci ho dedicato e quindi non vedere un risultato mi tocca parecchio, mi tocca veramente parecchio, mi arrabbio con me stesso, tante volte vorrei chiudere tutto, ritornare a casa per far sì che si ricominci un nuovo capitolo, ma poi dopo, quando sono lì, il lago comunque un po' mi parla, no? E mi dice: capitano, stai tranquillo, non farti prendere da queste emozioni, cerca invece di essere più sereno, visualizzare di più quello che hai davanti e magari spostarsi, trovare un'altra zona di lago, perché magari in quel momento il pesce non è lì, quindi sto fallendo, ma non realmente, cioè nel subconscio non è un fallimento perché sto sbagliando qualcosa, ma perché non c'è veramente il pesce nella zona, quindi basterebbe pochissimo per far sì che questo fallimento diventi una vittoria. E allora mi autocarico, cerco sempre di trovare la soluzione. Poi invece ci sono delle volte dove con l'amaro in bocca rientro a casa,
ma non so come mai ho questo problema, che sono già con la testa su un'altra pescata, su un altro viaggio, su un'altra avventura. Che poi non è che non so il perché, lo so il perché, è la voglia di riscattarsi, un po' come nella vita. Quando magari un lavoro non va bene, cerchi subito di trovare un altro lavoro che magari riesce a ridarti l'emozione, la voglia, la carica, riesce a riportarti un po', sai, col morale alto e dire ok, ho fallito, ma non sono un fallito, anzi sono uno che mi rimetto in pista, mi rialzo, vado a cercare, vado a prendermi quello che voglio. Quando il segnalatore parte, forse la prima cosa che veramente mi viene in mente è il fatto di dire caspita, ci ho creduto, ho voluto, diciamo, fare quell'atto lì, mettere la canna in quel posto lì e mi ha dato ragione, no? E poi c'è un po' quella liberazione, no? Di dire caspita, è partita finalmente, cioè ci siamo, adesso è il mio momento, perché comunque noi abbiamo il nostro momento d'azione è breve, è proprio in quel momento lì, quindi adesso devo tirare fuori tutta la cattiveria e tutta la voglia e il mio sapere per far sì di non perdere quel pesce che mi ha dato quella possibilità, mi ha dato quell'attimo, cioè abbiamo quella possibilità, non è che ne ho 2 milioni, tante volte facciamo delle settimane di pesca e abbiamo quelle possibilità lì, o massimo 2, e se contiamo quante ore stiamo lì davanti alle canne, anche facendo degli spostamenti, comunque lavorandoci, ma veramente il pesce ci dà pochissime possibilità magari, perché ci sono delle condizioni che non sono ottimali. Quindi quando parte il segnalatore devo essere super attivo, visualizzare l'obiettivo, quindi come salire in barca, come muovermi, come destreggiarmi in mezzo ai fili per arrivare sul pesce il prima possibile, ad esempio, per non perdere la mia cattura, che poi ovviamente restituirò all'ambiente, però in quel momento là il mio desiderio è riuscire a prenderla e riuscire comunque a immortalarla in una fotografia.
me l'isola che non c'è è quel posto dove vai a ricercare un qualcosa che alla fine non c'è, perché tu insegui questo sogno ma non trovi mai il finale, anche perché sennò uno, non so, raggiunge l'obiettivo di prendere una carpa ad esempio da 40 kg, poi non pesca più. Invece se l'indomani mattina è come se non è successo niente, che tu hai catturato questo pesce da record e ritorni a pesca con lo stesso sogno, con la stessa motivazione, ma è un sogno che non finirà mai, perché se ce l'hai dentro continuerai sempre a ricercare quelle emozioni che ti dà, ad esempio nel mio caso, la pesca. Questo è il cammino e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci son santi né eroi. E se non ci son ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Tornare alla vita reale un po' mi spaventa perché non amo il frastuono, il casino della città, il continuare a essere nel traffico, forse anche dal fatto che il mio stile di vita è stato costruito proprio nei boschi, sulle rive dei laghi, sulle rive dei fiumi, cioè libero. Non so come dire, non amo essere del sistema, cioè proprio questa roba qui mi mette ansia, mi spaventa, però dall'altra parte so anche che comunque la vita di tutti i giorni ha bisogno, cioè, di alcune cose, come ad esempio il lavoro nobilita la persona, dà comunque un senso di responsabilità, mi porta comunque a rientrare a casa consapevole che ho delle cose da fare, quindi è un momento sempre delicato, perché giustamente vorrei che il mio momento lì non finisse mai, ma purtroppo ha una fine, un po' come la vita, no? Noi nasciamo, ma comunque abbiamo anche una vita, quindi purtroppo dovremo anche morire. Io vorrei viverla al pieno, cioè vorrei fare tutto ciò che veramente amo fare, che mi piace fare, ma so che ho anche delle responsabilità, quindi tante volte devo un pochino sacrificarmi e ritornare a fare quelle cose che mi permettono comunque di vivere.